cominciamo così. Ok, andiamo. Allora, buongiorno, siamo qui per fare un'intervista a mio nonno, ovvero Romano Artioli, e magari prima di iniziare vuoi salutare o dire Sì, certo, qualcosa? mi fa molto piacere sapere che ci sono ancora degli appassionati di automobili, di quelle vere, di quelle che hanno l'anima, di quelle che hanno il motore che fa brum brum, non soltanto di quelle robe elettriche che sembra che diventiamo tutti dei tranvieri. Allora, il 2021 segna un anno con due anniversari importanti. Infatti sono passati esattamente 30 anni da quando è stata presentata l'EB110, avvenuto il 15 settembre del 1991. Inoltre sono passati 25 anni da quando è stata consegnata la prima Lotus Elise, il 1° agosto del 96. Sembrano passati pochi giorni da quando questi due avvenimenti sono accaduti e quindi vogliamo capire come mai queste due macchine hanno quel che di speciale per essere sempre evergreen. Comunque iniziamo da dove è nata la tua passione per la Bugatti? Ecco, questa è una domanda che mi piace perché eh, quando io diciamo ho vissuto negli anni ruggenti dell'automobile, proprio appena finita la seconda guerra mondiale, che tutto bisognava ricostruire, eccetera, e, e ero molto appassionato, e lo sono tuttora, di automobili, e per me la Bugatti rappresentava il massimo, non tanto per la quantità di macchine prodotte, ma per la qualità, per l'invenzione, per la capacità di fare dell'innovazione continuamente e soprattutto ricordo gli anni che hanno caratterizzato la formazione di Ettore Bugatti. Dovete pensare che lui a 17 anni è andato apprendista alla Prinetti Stucchi, che faceva quei primi tricicli a motore, e lì nel giro di 3 anni ha costruito la prima automobile a 4 cilindri, una cosa mai vista prima, perché lui è partito come esempio di qualche cosa che si muove dalle carrozze tirate dai cavalli. Cioè, pensiamo a questo. Oggi per noi parlare di automobili è una cosa facilissima, ma all'epoca non sapevano neanche cosa fosse un'automobile. Quindi lui si è inventato l'automobile, l'ha fatta diciamo con 4 ruote e l'ha fatta più bassa di quelle che si vedevano in giro. Tanto è vero che quando si è presentato per fare le corse gli ha detto no, no, questa è troppo bassa, bisogna, siccome l'esempio era le carrozze, bisognava che i motori fossero montati da su in alto su una qualche carrozza e da lì si partiva. E quindi lui ha avuto il coraggio di innovare, ha tenuto duro e da quel momento poi è partito e ha fatto un percorso fantastico. Per me la Bugatti era l'esempio massimo di un'impresa partita da zero, che ha avuto successo e che veramente ha capovolto quel mondo iniziale di queste trappolette a 3 ruote, oppure queste carrozze, la superaria con i motori in paradiso, e quindi delle cose ridicole. Ecco, quando poi io ho cominciato a lavorare, che avevo 20 anni, professionalmente, non perché avevo cominciato prima, ma comunque diciamo aperta la prima officina, arriva la notizia tremenda per me che la Bugatti non avrebbe più prodotto automobili. Per me è stato uno shock tremendo, no? Per cui mi sono detto, ma com'è possibile una marca come la Bugatti che e nessuno si interessa? Ho pensato, dico, allora bisogna che io lavorerò come un matto tutta la vita, perché chiaramente l'impegno è molto grande, ero appena partito, per cui ero proprio ai primi centesimi della mia carriera di lavoro e quindi ho detto, vabbè, se non lo fa nessuno lo farò io. Ci ho messo 36 anni, però quando io poi mi sono trovato che finalmente ho avuto quello che serviva per poter andare a discutere col governo francese, che nel frattempo era diventato il proprietario di quello che era rimasto della Bugatti, per avere i diritti di poter utilizzare questo marchio, eh, in quel momento mi sono reso conto che la Bugatti praticamente aveva cessato di esistere come marca di automobili nel 1938 addirittura, proprio appena prima della seconda guerra mondiale, perché in quell'anno purtroppo è morto il figlio di Ettore Bugatti, Gian Roberto, che era
fantastico per quanto riguardava l'innovazione, le carrozzerie, eccetera. Pensate all'Atlantique che era fatta in 2 gusci, tutti rivettati, parafanchi tutti rivettati. Era un capolavoro. Quella macchina lì, vicino alle altre macchine dell'epoca, era come se ci fosse un elicottero insieme alle altre automobili, proprio era una macchina completamente, talmente fantastica, addirittura con le porte che seguivano un profilo di chiusura per favorire l'accesso del guidatore all'interno dell'abitacolo. Insomma, tanti piccoli dettagli che veramente qualificavano la sua straordinaria capacità. Purtroppo nel 1938, appunto, provando una macchina da corsa, un ciclista gli ha tagliato la strada e per evitarlo è andato a sbattere contro un albero e è morto. Subito dopo cosa succede? Che Ettore Bugatti ha dovuto prendere tutti i macchinari della sua fabbrica e siccome la fabbrica era nella linea proprio del confine tra la Francia e la Germania, lui ha allontanati tutti questi macchinari e li ha portati a Bordeaux per proteggerli. Non è servito perché le truppe di Hitler sono passate dietro le linee di difesa della linea Maginot e quindi sono entrati in Francia senza sparare neanche un colpo, hanno preso il controllo di tutto, compresi i macchinari di Bugatti, l'hanno riportati nella fabbrica di Bugatti e hanno utilizzato la fabbrica di Bugatti per fare le cose che dovevano fare loro, bombe e cose varie. Finita la guerra, Ettore Bugatti voleva riprendere la sua fabbrica, no, perché ha dovuto subire un processo perché secondo loro aveva collaborato con i tedeschi, che non era vero, tanto è vero che era cercato di nascondere i macchinari, invece gli hanno fatto lo scherzo di sequestrarli e di fare quel cavolo che volevano. Comunque ha vinto la causa, ma per disgrazia, tornando a casa con una macchina aperta, si è preso la broncopolmonite ed è morto, quindi lui non è più riuscito a far ripartire la fabbrica sua, tutto il resto sono tutti tentativi andati male, eccetera. Quindi nel 1952 io ho fatto questa promessa a me stesso, perché non c'era nessuno che potesse capire quale tipo di promessa fosse e che cosa mi ero messo in testa, perché mi avrebbero dato del matto. Comunque io avevo questo obiettivo, che è stato un incentivo talmente forte per me, che mi ha messo le ali ai piedi, per cui ho fatto tutto quello che potevo fare per costruire, per sviluppare, perché io non avevo altri mezzi che quelli del lavoro. E quindi lavorando e ampliando, diciamo, la mia attività sono arrivato al punto che sono arrivato in condizione di avere i soldi per potermi permettere di fare questo rilancio. Ma sono passati 50 anni dal momento in cui la fabbrica della Bugatti è chiusa, quindi 50 anni di completo abbandono, completo oblio, significava proprio partire da sotto zero e allora mi sono posto questo obiettivo, dico, se Ettore Bugatti fosse stato in vita, che cosa avrebbe fatto nel frattempo, considerando la nuova tecnologia, eccetera. Quindi io ho immaginato la macchina, quella che dovevamo fare noi, come se fosse un'idea di Bugatti, partorita dalla sua testa vulcanica, che sempre vedeva il futuro, il progresso, eccetera, e quindi ho dettato esattamente quello che si doveva fare, macchina con 4 ruote motrici, con un telaio robustissimo in fibra di carbonio, sia per dare la sicurezza ai passeggeri, ai guidatori, sia per dare una tenuta di strada fantastica alla macchina. Dopodiché la carrozzeria in alluminio, poi il motore, tutto il più leggero possibile, ma anche il più potente possibile nella sua cilindrata. Comunque la macchina è riuscita così bene che oggi, a 30 anni di distanza, possiamo celebrare dicendo che è oggi la migliore Gran Turismo che ci sia ancora sul mercato, con queste caratteristiche di motore e con queste prestazioni, perché è completa, cioè non è una macchina che va bene in rettilineo o che va bene, non so, in una particolare pista. La Bugatti si guida in tutte le condizioni, con qualsiasi tempo, ed è il massimo che si possa pretendere. C'è soltanto qualche modello che la superano, ma solo per quanto riguarda la velocità, che sono i modelli che ha fatto la Bugatti controllata dal gruppo Volkswagen, con i quali appunto ho negoziato perché proteggessero la marca. Però non dimentichiamoci della Lotus. Ah, scusami, hai ragione. Allora, dunque, la Lotus è un caso diverso. Io sono stato costretto
di fare un percorso diverso, per cui ho scelto la marca che in quel momento era disponibile e avevo capito che conveniva affrettarsi ad avere degli accordi con la Lotus. Infatti abbiamo raggiunto un'intesa per distribuire le loro macchine in Italia. Quindi io mi sono trovato che improvvisamente la Lotus è stata messa in vendita perché la General Motors doveva liberarsi improvvisamente di tutto quello che costava e non portava soldi per sopravvivere. E quindi io ho aspettato che facessero tutte le cose, i vari manager che hanno provato a fare il management buyout, eccetera, tutte queste belle cose, non ci sono riusciti. Allora io ho preso il telefono e ho chiamato i responsabili della General Motors in Europa e gli ho detto se potevo fare un'offerta. Dice, ma perché lei è veramente interessato? Dico sì, io sono interessato e a me interessa tutta il gruppo Lotus, cioè anche la produzione, perché la General Motors era disperata perché nessuno voleva la produzione, perché la produzione stava perdendo un sacco di soldi, perché lì avevano fatto un altro errore, sempre dei famosi strateghi che avevano assunto persone fantastiche per i dentifrici, ma non per le automobili. E quindi è successo quello che è successo. Comunque, una ottima fama per quanto riguarda l'ingegneria, che era continuata, per fortuna non era stata cancellata. Avevano fatto solo degli errori strategici, che era semplicissimo perché l'Elan della Lotus aveva un motore, il motore che era stato disegnato dalla Lotus per conto della Isuzu, che era una fabbrica della General Motors, che la General Motors voleva che entrasse anche nel campo delle vetture. Era una fabbrica di autocarri e voleva che entrasse nel mondo delle autovetture, per cui ha chiesto, anzi ha imposto, che il motore portasse il marchio Isuzu. Quindi la Lotus aveva il motore, teoricamente era un motore giapponese, anche se l'aveva disegnato la Lotus. E quindi si è trovata sul mercato, pronta per entrare sul mercato, questa bella macchinina, che però c'era di fianco a lei, arriva proprio nello stesso momento, la Mazda Miata, che aveva ovviamente la forma, no ovviamente, avevano copiato la forma della precedente Elan, per cui sembrava una Lotus anche quella, e c'aveva naturalmente il motore giapponese, però c'aveva un piccolo particolare che costava dal 40 al 50% di meno, per cui l'Elan è stata distrutta prima ancora di uscire. Questo è stato il grande errore. Quindi quando abbiamo combinato io ho chiesto che la General Motors voleva portare i ferri vecchi 850 gruppi pronti per essere assemblati, però di no, questi dovete lasciarli perché io soldi non ce n'ho e quello che c'è devo assolutamente fare di tutto per poter recuperare questi soldi, per cui ho fatto le 850 macchine, poi abbiamo venduto le attrezzature di questa della Elan Lotus alla Kia e con questi soldi sono subito partito col programma che avevo in mente, che avevo già studiato alla Bugatti, perché noi avevamo già studiato la macchina base che doveva essere, che poi è nata come Elise, che era una macchina molto leggera ma proprio col principio della semplicità che era alla base dei progetti di Colin Chapman e della riduzione del peso, che questo per Colin Chapman era una cosa che era il nemico numero uno. Poi la forma, sapevamo di poter fare una bellissima forma, abbiamo fatto addirittura un concorso tra tutti gli stilisti dell'epoca e questo concorso l'ha vinto per fortuna il nostro amico Julian Thompson, che è stato bravissimo, ha fatto questo disegno di stile che proprio era una Lotus, una bella Lotus, eccetera. Per cui abbiamo detto bene, allora facciamo tutto quello che è possibile per innovare, per mantenere questa leggerezza, quindi non più un telaio in acciaio ma in estruso d'alluminio, e poi per evitare che si deformasse nella lavorazione, perché se viene saldato l'alluminio si muove, invece noi abbiamo usato la colla che viene usata per i jumbo, quegli aeroplani pesantissimi che devono sopportare degli stress pazzeschi, eccetera. Abbiamo detto quella colla lì va bene anche per noi che abbiamo una macchina leggerissima. Infatti incollando tutti gli elementi abbiamo fatto un telaio fantastico, perché
era preciso come un calibro, per cui per la prima volta la Lotus aveva un telaio che era di una precisione incredibile. Noi mettevamo sulle sospensioni, erano già pronte, perfette, per andare perfettamente dritta sulla strada senza aggiustamenti, finché trovavi finalmente, come tutte le macchine fatte a mano, la direzione giusta. Erano tutte perfette e tutte col telaio in estruso d'alluminio che era leggerissimo ma molto robusto. Tanto è vero che poi abbiamo montato dei motori molto più potenti perché ci avevano chiesto di poter fare delle competizioni e andava benissimo anche col motore da 650 cavalli invece che da 120 come noi abbiamo messo, per cui era fantastico. Ed è fantastico, tanto è vero che con quell'innovazione ci siamo appunto dati da fare per portare avanti le macchine. Per fortuna, siccome noi abbiamo mantenuto la promessa, non abbiamo licenziato neanche un operaio, neanche un ingegnere, soltanto un paio di personcine che bisognava allontanare perché erano dei birichini che rubacchiavano e questi via. Ma per quanto riguarda la struttura è stata tutta riconfermata, quindi si sono tutti convinti che noi volevamo far rivivere la fabbrica, non cercare di rubare dei soldi, di fare delle cose così in qualche modo. E questo ci ha dato la forza di avere il personale dalla nostra parte. Infatti quando sono arrivati tutti i giornalisti per chiedere ma che cosa pensate di questi nuovi proprietari che naturalmente i nostri nemici italiani dell'Italia, non gli italiani, ma che avevamo in Italia, hanno lavorato anche per crearci dei problemi in Inghilterra, ma comunque non ci sono riusciti perché in effetti il personale e tutti della Lotus hanno detto ma noi siamo orgogliosi di essere comprati dalla Bugatti perché ci hanno portato un programma da svolgere che è fantastico e noi siamo pronti. Infatti si è partiti con le Esprit riducendo subito la cilindrata perché c'era un problema fiscale che portava l'IVA al 33%, che era un disastro, e non solo abbiamo ridotto la cilindrata, ma abbiamo aumentato la potenza e poi abbiamo tolto 150 kg dall'Esprit, l'abbiamo anche migliorata nei limiti dei costi, Sì. e tutto a posto. Quindi l'Esprit l'abbiamo messo sul mercato di nuovo rinnovato, intanto che preparavamo l'Elise. Adesso parliamo di te, perché finalmente viene il tuo momento. Tutte queste cose che noi abbiamo preparato prima servivano proprio per avere i mezzi, perché io avevo finito gli ultimi soldi che avevo sono serviti per comprare la Lotus. Poi la banca ci ha dato soltanto 2 milioni e mezzo e ha fatto un'ipoteca generale per questi 2 milioni e mezzo, proprio tutto coperto da un'ipoteca guai. Non solo, ma pensa che ogni mese mandava una di queste compagnie che poteva essere Pricewaterhouse, Ernst Young, insomma tutte le compagnie di revisione eccetera, specializzate in questi lavori, per verificare che noi effettivamente non ci impossessassimo dei soldi della società, no? Ma tutti i mesi, e noi dovevamo pagare ogni mese una impresa diversa perché la banca doveva essere sicura di quei 2 milioni e mezzo di non perderli, capisci? Poi abbiamo capito anche perché erano così interessati a capire questa cosa. Comunque, insomma, con i soldi che siamo riusciti a guadagnarci e quelli che abbiamo risparmiato appunto dal recupero dei pezzi lì, e in più avevamo un contratto con la General Motors per fare tutti i motori nuovi della Opel, che abbiamo fatto, tutta la serie dei motori. Quindi insomma lavoravamo proprio giorno e notte per realizzare l'obiettivo di avere i mezzi per portare in produzione un modello nuovo che nelle discussioni gli ingegneri volevano a tutti i costi che si chiamasse M111, sì. cioè M111 all'inglese, al che gli ho detto ma è una cosa un po' assurda perché in tedesco sarebbe M111, in italiano M111, un nome stupidissimo per un'automobile, proprio non ha nessun senso. Capisco che è l'ordine di lavoro interno che per voi ha un significato, ma le macchine non le vendiamo qui a Ethel, le vendiamo in questa specie di
di pianeta che si chiama Terra dappertutto, e quindi in ogni angolo la macchina deve avere un nome unico, Sì. quindi dovete capirlo. Hanno fatto tutte le resistenze, si sono inventati che avevano fatto indagini di mercato che non era vero. Ho detto va bene, adesso basta, si chiamerà come una mia nipotina, siccome la macchina è riuscita bene, allora voglio dargli il nome che ha mia nipotina, che neanche a farlo apposta c'ha la E iniziale come tutti i modelli della Lotus, si chiama Elise, va bene? Questo è il nome che noi dobbiamo dare. Poi dico, mi pare che qua in Inghilterra ci sia un'altra persona importante che ha questo stesso nome, quindi vediamo un po' se abbiamo successo. Ha avuto un successo tale che noi eravamo bombardati da migliaia e migliaia di lettere di tutte le bambine d'Inghilterra che si chiamavano Elizabeth, eccetera, perché c'è anche la regina che si chiama Elizabeth. Lei non c'è scritto la lettera, ma poi ci ha mandato suo figlio, ci ha mandato il principe Charles a portarci un diploma d'onore perché eravamo riusciti a salvare la Lotus e riportarla di nuovo in pista, e abbiamo avuto il merito di fare l'automobile che nella storia della Lotus ha avuto il massimo successo, che è l'Elise. Allora, dell'Elise possiamo raccontare come l'abbiamo presentata. Siccome appunto c'era sempre il problema dei soldi, dico bisogna che ci sia una sorpresa per poter attirare l'attenzione. Per cui dico, questa bambina che ha il nome bello, dobbiamo sfruttarla subito, prima che pensi che le cose vengono dal cielo, bisogna guadagnarsele le cose. Quindi l'abbiamo usata come modella, era l'unica modella che ci potevamo permettere che non ci costava un occhio della testa, per cui abbiamo deciso di presentare a Francoforte l'Elise, che nessuno aveva mai visto e fotografato prima, per cui era comunque già un evento in sé, e l'abbiamo messa nel nostro stand su un piano girevole, no, che girava con un telo che la copriva con su scritto I am Elise. Ecco, poi alle 10:30, quando noi avevamo annunciato che avremmo presentato la macchina, sono arrivati tutti i fotografi e i giornalisti, che era già un bel numero, ma quando noi abbiamo scoperto la macchina e c'era dentro in piedi sul sedile la bambina che teneva il volante in mano con la magliettina con scritto I am Elise, e quindi quella era la madrina del macchina, è successo un finimondo. Da tutti i padiglioni di Sala di Francoforte sono venuti tutti in corsa lì da noi a fotografare questo fenomeno. Noi chiaramente, se avessimo avuto gratis Naomi Campbell, forse avremmo sbagliato, l'avremmo presa, l'avremmo messa volentieri dentro lì, ma non ci avevamo nemmeno, e allora abbiamo usato l'Elise e abbiamo avuto un grandissimo successo perché tutte le copertine di tutte le riviste automobilistiche del mondo erano nostre. Di Francoforte, quell'anno lì veramente è stato un successo strepitoso, e dopo ci ha portato anche molta fortuna, perché effettivamente i concessionari di colpo hanno capito che finalmente avevano una fortuna grande nelle mani, e questi birichini vendevano le macchine al 30-40% più del prezzo di listino. Era diventata una corsa a comprare l'Elise. L'Elise ha avuto un successo come nessuna macchina sportiva in tutti gli anni ha avuto, così immediatamente, così, ma che tutti volevano quella macchina immediatamente. Io ne volevo una, non era possibile perché bisognava assolutamente accontentare, logicamente tutti cercavano delle mancette, per cui bisognava assolutamente piazzarle ai concessionari, eccetera, cosa che io ho dato ordine, perché guai se scalcavamo i concessionari. Per me la rete di vendita è fondamentale e bisogna rispettarla, e guai al mondo. Infatti per quello che noi abbiamo avuto successo, tutte le nostre attività hanno avuto grande successo, perché noi abbiamo rispettato la rete e i nostri clienti, ed erano i nostri clienti che ci portavano i clienti. Infatti la stessa cosa è successo con l'Elise, ogni cliente portava gli amici degli amici, eccetera, per cui c'era un mercato enorme. Poi però la banca, che aveva capito e sapeva benissimo che tutto il nostro lavoro era un lavoro serio e fatto proprio con tutta l'anima, eccetera, e hanno pensato di fare l'affare della vita, e quindi hanno pensato di sfilarci, no? Siccome c'era quella ipotechina dei 2,5 milioni, ma su tutto quanto, nel momento in cui noi stavamo per entrare in produzione, cosa succede? Che arriva il direttore da Londra della Midland Bank
con il suo vice, vengono a trovarmi a Ethel per dirmi, sa, dobbiamo darle una notizia che purtroppo noi siamo stati acquistati da una banca di Hong Kong, e questo l'avevo letto sui giornali per cui sapevo che era vero. Dice, e questi hanno fatto una lista, questi di Hong Kong hanno fatto una lista dei clienti che devono rientrare subito, e hanno messo anche dentro la Lotus. E io dico, ma scusate, e perché hanno messo la Lotus? Non lo sappiamo, ma sono loro che decidono, quindi anche noi sappiamo che la Lotus è perfetta, che i suoi bilanci sono a posto, che guadagna, che non ha sforato il prestito, perché noi eravamo sempre sui 2 milioni e mezzo, proprio noi pagavamo in anticipo perché appunto con tutta la pubblicità che ci avevano fatto bisognava anche pagare prima i fornitori, perché dicevano se non c'è riuscita la General Motors, pensa se questo qui che è impiccato, che ha dovuto chiudere la Bugatti, viene e adesso lui riesce a vincere. Invece noi ci siamo riusciti. Senza soldi abbiamo fatto questo miracolo di far funzionare tutto e di restituire i soldi alla Mila. Ma però loro, c'era l'ordine che veniva da Hong Kong e non dipendeva da loro, che questa era una bugia, l'ho capito subito, no? Dico, ma e quanto tempo c'ho per rientrare? 8 giorni. Ah, che bravi, dico, ma 8 giorni, dico, se mi lasciassero 2 mesi, io comincio a ripagare, perché adesso cominciamo a consegnare le macchine, ma era quello che loro volevano, che io non fossi ancora entrato nel momento in cui cominciavo a fatturare, e quindi mi portavano via dall'azienda. Comunque questo l'ho capito, ho fatto finta di non capirlo, dico 8 giorni, però per fortuna sapevo che stavano trattando e trafficando, eccetera, per cui avevo preparato un paio di cosette per poter resistere a questo attacco. Il primo è stato quello di preparare una fotografia dall'alto, siccome c'erano un sacco di trader intermediari che volevano la Lotus, dopo che quando hanno capito che cos'era diventata la Lotus, tutti si mangiavano le mani per non averla comprata, però bisogna anche saperle fare le cose, non è che basta mettere dei soldi e le cose vanno. Noi siamo riusciti a portare dei progetti, noi abbiamo studiato alla Bugatti quello che si doveva fare una volta che fossimo entrati in possesso della Lotus, e quei 2 mesi, 3 mesi che ci hanno messo gli avvocati per fare il contratto, che per me è stata una tortura, no? Perché non smettevano mai di scrivere, perché siccome era la General Motors che pagava, questi 22 avvocati abbiamo fatto un contratto di 4.000 pagine e ci abbiamo messo quasi 3 mesi, perché io a un certo punto ho deciso o finiamo il venerdì prossimo, della prossima settimana, o se no io basta, non faccio più niente perché sono stufo di perdere del tempo per scrivere tutte le stupidaggini, cosa c'è in quel reparto, in quell'altro, tutti i vari due diligence, eccetera, eccetera. Dico, per cui o chiudiamo o se no andate, non faccio più niente. Allora a quel punto, siccome perdevano l'affare, si sono dati da fare e hanno chiuso il contratto. L'abbiamo chiuso alle 4 del mattino invece che mezzanotte, hanno fermato gli orologi, sai come fanno gli americani, hanno fermato l'orologio, tutto quanto, per poter fotografare quando facciamo la firma che era prima della mezzanotte. Sai, tutte quelle cose. Comunque, insomma, siamo riusciti a chiudere il contratto. Questo quando l'abbiamo comprato. Però dico, io adesso che devo vendere, non posso fare un contratto di 4.000 pagine e metterci 3 mesi, perché avevo paura veramente di quello che potesse inventarsi la Midland, perché avevo capito che erano per altre cose che potete trovare sul libro, perché ci sono tanti episodi che non ve li posso raccontare tutti oggi perché lei deve partire, io invece pure, per cui dobbiamo correre per finire questa intervista. Comunque, mi sono trovato con questa settimana e lì effettivamente, siccome avevo tenuto nascosto perché avevo capito che era tutta una combricola di personaggi, gli avvocati, i controavvocati, eccetera, non mi fidavo più di nessuno, per cui ho detto no, devo tenere nascosto questo cliente a parte, perché ce n'era uno che era apparso, è una storia che vi leggerete molto interessante, che erano quelli della DEU, e questo qui proprio era il personaggio che era dietro alle iniziative della banca, questa storia che avevano deciso di rientrare subito, no? Con quei 2 milioni e mezzo, perché la Lotus poteva rappresentare un pericolo, capisci? Comunque
io mi sono dato da fare per riprendere, infatti mi ricordo che era una domenica, quindi noi avevamo una settimana, domenica notte ho svegliato Isabella perché dico, che era la mia assistente numero uno, dico Isabella tu devi fare una cortesia, dobbiamo scrivere subito una lettera e mandarla a questi della DEU per dare a loro un ultimatum, dire se vi fate vivi entro mercoledì di questa settimana, benissimo, chiudiamo il contratto via, perché ormai sono già scaduti da 4 mesi tutti i termini con loro, no? Perché tiravano avanti apposta per prepararsi al colpo finale. Comunque, altrimenti noi siamo liberi di fare quello. Naturalmente loro se ne sono infischiati perché sapevano che in Inghilterra se uno vuole cambiare una banca e vuole un'altra banca, ci vogliono 4 mesi. Quindi io avevo 8 giorni, perché 2 mesi vanno per la due diligence, quella amministrativa, e 2 mesi per quella legale, perché se per caso c'è qualche lettera di qualche cliente che ha trovato una gomma sgonfia o cose del genere, chissà che cosa può chiedere di danni, eccetera. No? Quelle sono le cose che vanno a cercare per cercare di abbassare i prezzi, eccetera. Comunque, insomma, io non volevo cadere in quella trappola, per cui ho fatto la fotografia, me la sono messa dietro la scrivania, vista dall'alto si vedeva l'Elise, con lei dentro, lei che salutava, tutto il personale, eccetera, eccetera. E io lunedì mattina, quindi era una settimana di fuoco, dico, ero lì alle 9 del mattino, dico adesso devo chiamare, dico porca miseria, però chiamare questi interessati della Proton, la telefonata mi costa cara, no? In quel momento arriva uno squillo, trin, trin. Quindi io dico sempre, la fortuna bisogna averla nella vita, no? Però la fortuna bisogna prepararla. Io ero preparato in quel momento lì, mi mancava solo la telefonata, capisci? Ma tutto il resto era pronto per poter vendere la fabbrica e quindi mi mancava solo una telefonata. E è arrivata la telefonata. In quel momento è arrivata la telefonata. E chi era? La signora mi dice, it is the chairman of the group Proton that would like to speak with you. Era quello che io aspettavo, speravo, volevo chiamarlo io, invece mi ha chiamato lui. Allora io prendo il telefono. Finalmente, dico, ho il piacere di parlare col chairman del gruppo Proton. Mi ha sempre mandato questi suoi assistenti, avvocati, eccetera, eccetera, che hanno fatto solo della confusione, ma se non vieni tu a fare il contratto, io non ti do la Lotus. Basta. No, dice io devo assolutamente avere la Lotus perché c'è il primo ministro che non vuole più aspettare, lui vuole la Lotus subito, perché siccome la Malesia era stata una colonia britannica, lui sperava, comprando la Lotus che rappresentava la bandiera inglese dell'automobilismo, di rifarsi un po' di questo periodo coloniale e quindi voleva a tutti i costi la Lotus. E per me era musica, era come se mi suonassero intanto che ero al telefono, col violino, una bella... Dicevo, ecco, vedi, questa è la fortuna. No? Dico, benissimo. Dico, allora mi raccomando, tu vieni, massimo, guarda, devi essere qui giovedì mattina, ma puntualissimo, e non voglio i tuoi avvocati. No, facciamo noi due, va bene, vieni tu e facciamo immediatamente. Ti aspetto giovedì mattina, mi raccomando. Allora lui infatti ha attaccato il telefono, il cuore a 1000, no? Naturalmente. Quindi andiamo a preparare tutto il giovedì mattina. Infatti quelli della DEU non hanno risposto niente, perché figurati se rispondevano a me che sapevano che io ero impiccato, ero già così, perché cosa potevo fare? Sapevano che non c'erano altre trattative, pensavano che la DEU, quindi io cosa potevo fare? Le banche di sicuro non si mettono contro le banche, non è mai successo, perché cane non mangia cane, si rispettano, nei loro atti un po' delicati si rispettano. E quindi, morale della favola, il giovedì mattina arriva questo Mr. Yahaya, che era una persona fantastica, era un ingegnere che aveva studiato anche malese, che aveva studiato in Inghilterra, era molto bravo ed era il braccio destro del primo ministro. È arrivato, dice facciamo il contratto. No, dico guarda, vai prima a vedere la fabbrica. Allora l'ho fatto accompagnare a visitare tutto quanto, no? 33 sale prova, tutti i motori che stavano facendo per la Opel, eccetera. Poi la linea di assemblaggio delle Esprit con i nuovi motori,
la linea di assemblaggio dell'Elise, perché era già lì che stavamo proprio finendo la linea di ma c'erano già le prime automobili che stavano per uscire, quindi era proprio nel momento dello splendore, no? E quindi ritorna, ah bellissimo, dico, bene, quello che tu hai visto è gratis, questo te lo regalo, quello che tu compri è questa cosa qua, vedi qua dietro? Ecco, questa è l'immagine della grande fabbrica, le vittorie, tutto quello che ha fatto la Lotus negli anni, eccetera, eccetera, che sono quel prezzo che tu sai che devi pagare. Sì, sì, va benissimo, dico. Io però dico, ho fatto venire un avvocato per poter scrivere queste paginette, no, del contratto, chiamo l'avvocato, gli dico, si chiamava Rupert l'avvocato, Rupert per favore fai un contratto di 2 pagine. Lui fa, ma 2 pagine non ci riesco. Dico, massimo 3, guarda, non di più. Sei d'accordo? Sì, sì, d'accordo, 3 pagine. Quindi, noi quando abbiamo comprato abbiamo fatto un contratto di 4.000 pagine che avevo dentro un armadio, mai guardato naturalmente perché non c'era proprio bisogno di guardare niente. E invece ho venduto con un contratto di 3 pagine, capisci? Tac, 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 fatto, quindi questo Rupert scriveva, intanto che scriveva ho detto al mio amico della Proton che in quel momento l'avrei abbracciato perché insomma effettivamente ci ha tirato. Dico adesso tu devi telefonare subito a una banca qui, una delle vostre banche qui in Inghilterra, loro fornivano petrolio, eccetera, gas, eccetera, per cui i soldi ce li avevano un po' dappertutto. Dico, devi preparare 13 milioni. Dico, 10 perché tu vuoi fare dei modelli nuovi, per cui la Lotus c'ha già i soldi per cominciare a fare i tuoi modelli nuovi. E 3 milioni per pagare i 2,5, più ci sarà qualche fatturina che arriva, magari arriva sui 3 milioni, che dobbiamo dare alla banca per chiudere i conti con loro. Ma mi raccomando, in contanti, proprio io li voglio in una valigetta proprio che si vedano i soldi, eccetera. Dice, va bene, allora si è messo a telefonare, dice, fatto. Allora dice, domani mattina, che era venerdì, mi raccomando, che sia alle 10:30 il direttore della Chartered Bank con la valigetta con i soldi. Va bene. Allora io alla mattina del venerdì mi sono messo in treno e dal treno ho telefonato al direttore della banca per dire, senta, io non dormo più di notte perché so che entro lunedì devo portarle i soldi, non voglio farle fare la brutta figura di non riuscirci. Io francamente non ci riesco. Ho provato a vendere la fabbrica, a fare di tutto, non ci sono riuscito. Dico, ci sono delle trattative, ma lei sa, non si fa in 2 minuti, no? Per cui vorrei vedere se riusciamo a trovare qualche possibilità di una piccola proroga, no? E lui dice, no, guardi, non posso fare niente perché sa, non dipende da me, sono loro che decidono, no? Dico, sì, beh, insomma, però 10 minuti me li può concedere? Beh, dice, se non vuole altro, però sappia che non c'è niente da fare. E io glielo dico, ma insomma, se vuol venire, dico, va bene, allora io sarò lì alle 10:30 da lei, vediamo un po', perché dico, guardi, no, io non voglio fare lo scherzo di fare la brutta figura che lei non riesce a risolvere questo problema, voglio aiutarla. Sì, sì, vabbè, allora venga qua. Quando sono arrivato giù alla banca, che era alle 10:20, ho visto che c'era un signore seduto col vestito a righe, eccetera, con la valigetta, la catenella al polso, legata alla catenella, con la bombetta sopra, no? Ci siamo guardati, ci siamo fatti il sorrisino e sono andato su in direzione, no? Vado su in direzione, c'era direttore, vice direttore e 3 avvocati, no? Che mi aspettavano. Dice, what we can do for you, Mr. Artioli? Dico, I am in this trouble because I have I have done a lot of discussion with the world to see if it is possible. But till now I have not any success. Per cui dico, se posso ottenere da voi un piccolo rinvio, non so, di un paio di mesi, con il vostro controllo, voi vedete che io non tocco niente, come voi sapete io non ho mai preso un centesimo perché io sono abituato io sono della vecchia generazione che quando do una mano, stringo una mano, per me è un contratto e con voi avevo fatto questo accordo, per cui sapete benissimo che non ho toccato un centesimo dalla Lotus. Quindi
ma potete controllare, avete un funzionario, lo mettete fisso da noi, ma un paio di mesi di tempo, in modo tale che le macchine escono finalmente, adesso proprio stanno per cominciare a uscire, per cui diciamo che entro oggi vedremo già la prima macchina che esce dalla linea per cui la giornata per me è molto importante e non voglio farvi fare brutta figura. In quel momento, trick, arriva una telefonata combinata, no? Arriva lo squillo del telefono, allora prende il telefono, pronto? Come? Venduto? Ma come? È venduto? Ha firmato? Sì, ha firmato. Ah, che fortuna! È stata venduta la fabbrica! Ho venduto la fabbrica! Che bello! Quello fa. Come? E cosa vuol fare? Voglio pagare! Ma come pagare? Sì, c'è giù il direttore della banca, è venuto adesso il direttore della banca, della Charter Bank, è giù della Hall, che porta i soldi! Porta i soldi! No, come? Pagare? Sì, sì. E quelli si rivolge al vice direttore, vai giù a vedere se c'è questo direttore della Charter Bank. Lui va giù e c'era il direttore, lo porta su, e allora sai, scambio biglietti da visita. Bene, che cosa? Ho portato i soldi perché abbiamo comprato la Lotus e qui ci sono i soldi, i primi 13 milioni, perché 10 sono per fare macchine nuove, 3 per pagare i vostri conti. E apre la valigetta, hai visto tutti e 5 che guardavano come se fosse la prima volta che vedevano i soldi. Io non ho mai visto della gente così disperata, purtroppo all'epoca non c'erano i telefonini per poterli filmare, ma era una scena fantastica. Io quella me la volevo portare a casa perché mi avevano fatto soffrire come una bestia. Dico, questa me la voglio prendere, anche se i miei avvocati dicevano no, non farlo. Come non farlo? Dico, questo è il minimo, dovrei chiedere i danni, no? Comunque, se avessi avuto i soldi e il tempo avrei chiesto anche un sacco di danni. Comunque, arriva subito una lettera della DEU, come si è permesso di fare, eccetera, eccetera. Dopo un po' arriva un'altra lettera sempre della DEU, facendoci complimenti perché era tutto perfetto, per cui non potevano fare niente, capisci? Per cui hanno fatto i complimenti che noi avevamo fatto il contratto con questi della Proton, capisci? Ma volevano anche cercare di fermarci. Comunque è stata bellissima la scena, vi posso assicurare che io non ho mai visto della gente così disperata perché veniva pagata. Proprio correvano da tutte le parti, telefonavano a destra, a sinistra, uscivano e rientravano, correvano giù, su, sconvolti erano. Sai cosa vuol dire? Proprio il fatto di vedere questa valigetta piena di soldi gli ha fatto un colpo. Se io l'avessi presi a pugni erano più contenti, te lo posso assicurare. Ma era così, per me è stata una gioia che non mi volevo togliere, questa soddisfazione di dire questi imbecilli, capisci? Che poi c'era su tutti i giornali, perché quando io sono arrivato sul Financial Times mi hanno messo dentro, mi hanno fatto un'immagine di una persona con il vestito a righe, le scarpe bianche e nere, la coppola in testa e il fucile e lo schioppo sulla spalla, sai, come se fosse un mafioso, capisci? Ecco, arriva il nuovo proprietario della Lotus. Poi quando invece abbiamo fatto questa operazione, mi hanno considerato uno dei primi dirigenti di industria automobilistica del mondo, e in Inghilterra tutti dicevano ma perché non abbiamo un Artioli che ci dà una mano per cambiare tutte queste masse di imbecilli qua nelle nostre fabbriche che fanno un sacco di errori, eccetera, eccetera. E qui, ecco, potrei aggiungere un piccolo particolare, no? Che noi per la versione inglese del libro Bugatti e Lotus Thriller abbiamo chiesto a Jay Leno, che è è il più famoso giornalista dell'automobile d'America e del mondo, se poteva fare una prefazione. E lui dice, ma molto volentieri, molto meglio. Comunque dice, io quando ho sentito parlare della Bugatti, poi mi sono interessato, dice, a parte il fatto che non ho mai sentito una voce negativa, tutti quelli che parlavano della Bugatti parlavano bene, per cui la cosa mi interessava, volevo capire perché. Dice, insomma, arrivare lì e vedere che vanno in mensa gli operai insieme ai proprietari, tutti quanti, gli ospiti, vanno tutti in fila, non c'è nessuno che passa davanti perché no, si mangia tutti insieme, ma si mangia su piatti di porcellana marchiati, tutti gli operai mangiano in piatti di porcellana. Dico, ma è possibile una cosa? Dice, entri dentro, dice, c'è il marmo di Carrara,
bellissimo l'ingresso, cioè io pensavo che fosse un ristorante di lusso, no? Talmente, dice, poi tutto le sale circolari dove i disegnatori, insomma, una fabbrica eccezionale. Ho capito che per poter fare qualcosa di bello bisogna che anche le persone siano preparate a questo e che anche loro fossero portate a questo livello, perché se non li alzi, se non li fai crescere, se non li porti a un certo livello, non possono fare delle cose eccezionali. E Artioli è riuscito a fare questo. Ecco, Leonardo ha fatto una Gioconda. Artioli ne ha fatte 136 perché non c'è una macchina migliore delle B110.